Benvenuti alla 12ª puntata di Come superare il blocco dello scrittore. Oggi parleremo del punto di vista. Ogni realtà può essere osservata da occhi diversi, con intenzioni e con sentimenti molto vari. Prendiamo il tavolo di un ristorante. Apparirà in modo molto diverso se rientra nell'esperienza dei clienti che sono seduti a mangiare oppure se fa parte di quella del cameriere che li sta servendo, e cambia completamente senso se invece è il tavolo che viene osservato da un barbone dalla strada. Tutto cambia nel racconto a seconda del punto di vista. Ma attenzione, come si capisce dall'esempio del tavolo, non si tratta esclusivamente del punto di osservazione. Nel punto di vista rientrano i sensi di chi sta parlando, sì, ma anche la sua cultura e la sua posizione nel racconto. Quindi non si tratta solo di capire chi sta guardando la scena, ma anche come la percepisce e come decide di raccontarla. Vi sono quindi vari fattori da tenere in considerazione quando si parla del punto di vista, ma anche in questo caso, come nel caso del ritmo, essenzialmente stiamo parlando di quante e quali informazioni dare nella narrazione. Riprendiamo l'esempio della scorsa puntata. Già nelle poche righe della storia di Paolo si capisce che chi sta narrando non è Paolo, è un narratore estraneo alla vicenda, e però conosce il passato dei personaggi e anche i loro pensieri. Questo è il tipo di narrazione classica, quella della grande narrativa del XIX secolo. Si tratta del narratore onnisciente, ovvero di un egli che narra la terza persona e solitamente al passato remoto e che conosce tutti i particolari, non solo le parti di storia che sono vissute dai personaggi, ma anche quelle che nessuno di loro ha mai sperimentato ancora o che nessuno di loro mai potrà conoscere. Il narratore onnisciente è utile quando si vuol far conoscere al lettore qualcosa che invece il personaggio ignora. Può essere molto utile, ad esempio, per creare un effetto di suspense. Pensate, ad esempio, il fatto che il ponte su cui il personaggio sta camminando sta per crollare. Ecco, questo crea subito un effetto di suspense. Il narratore onnisciente è comunque caduto un po' in disuso, soprattutto nella forma temporale del passato remoto, perché è un tipo di narratore che ha molta autorevolezza, narra di cose che non vengono messe in discussione, evoca una realtà sicura. Da un punto di vista filosofico, la nostra epoca è più incerta, non ci sono detentori di un sapere assoluto. Quindi i narratori generalmente non hanno più quel tono che avevano prima, che veniva loro dall'interpretare il mondo secondo parametri sicuri. Narratori onniscienti come quelli di cui stiamo parlando non solo conoscevano gli eventi in ogni minimo dettaglio, ma commentavano quello che accadeva nella storia e giudicavano i personaggi, le loro azioni. E poi si esprimevano sul senso della storia stessa, influenzavano in modo esplicito il giudizio del lettore. Un esempio di scrittore di questo tipo è Alessandro Manzoni. Adesso si preferisce un narratore in terza persona che si tiene a una certa distanza. Sì, ci descrive le azioni o i pensieri, ma soprattutto ci mostra quello che sta accadendo, senza commenti invasivi sulle vicende o sulle intenzioni dei personaggi. Il narratore moderno fa sentire la sua presenza il meno possibile. Un esempio di narratore di questo tipo, pur essendo ancora del XIX secolo, è Gustave Flaubert. È un narratore che entra e esce dalla mente dei personaggi o che narra di eventi che ancora il personaggio non può aver sperimentato, ma non fa pesare questa conoscenza, la fornisce come un'informazione, senza commenti aggiuntivi e soprattutto senza giudizi. C'è poi un caso ancora più estremo di narratore alla terza persona del tutto esterno ai personaggi, il narratore oggettivo. In questo caso la narrazione è simile a una telecamera che riprende le cose in modo neutro, senza mai entrare nella mente dei personaggi e senza mai fornire una spiegazione sugli eventi. Si limita a registrare le situazioni attraverso dettagli che si spiegano da soli. Questo ad esempio è lo stile di Raymond Carver. Può essere molto efficace per simulare l'imparzialità del punto di vista. Le cose hanno una loro apparente autoevidenza. Nella narrativa contemporanea, il tipo di racconto che è più rappresentativo di questo nuovo modo di percepire e di raccontare la realtà è il racconto al presente. Il racconto al presente evoca un tipo di esperienza più immediata, meno formale, ma soprattutto meno sicura di quanto invece faccia un racconto al passato remoto. E nel presente si preferisce la narrazione in prima persona. Il lettore si medesima nel narratore e vive le sue esperienze come se fossero le proprie.
La prima persona è molto utile anche quando si vuole limitare il campo di conoscenza del protagonista. Ad esempio in un racconto in cui c'è un mistero da scoprire o una situazione che crea tensione. A volte però abbiamo una prima persona distaccata che racconta le proprie vicende come se fossero quelle di un altro. Altre volte fa proprio questo, ovvero racconta la storia di un altro personaggio alla quale ha solo assistito. O magari è anche stato uno dei protagonisti di questa storia, però l'eroe era un altro. Il fatto di far narrare le vicende da un personaggio che non sia l'eroe serve proprio a fornirci un punto di vista laterale, meno diretto, che si presta molto bene ad una scoperta graduale. Un esempio di questo tipo di narrazione sono le avventure di Sherlock Holmes narrate da Dr. Watson. C'è un caso ancora più estremo di restringimento delle informazioni alla prima persona ed è quando il personaggio è inattendibile. Pensate al punto di vista di un bambino che osserva senza capirlo ad esempio il mondo degli adulti, oppure di un omicida che dà la sua versione dei fatti, oppure quella di una persona che soffre di disturbi mentali. Ecco, in questi casi il narratore in prima persona, anche se ci lascia entrare nella sua mente e nella sua visione delle cose, non ci assicura di poter decodificare facilmente quello che sta raccontando. Un esempio di questo tipo di narrazione è La gelosia di Robbe-Grillet. Esiste anche un altro punto di vista, ovvero quello del narratore che narra alla seconda persona. Il lettore si sente chiamato in causa direttamente, come se il narratore gli stesse parlando. Comunque c'è uno sfasamento fra il tu del personaggio e quello del lettore, che rimane nel sottofondo e che a lungo andare crea un effetto di artificiosità. Sono infatti pochi i casi di narrazione alla seconda persona che siano andati oltre quello del racconto. Un esempio di questo tipo di narrazione è La modificazione di Angutò, però è una forma più che altro sperimentale da utilizzare con cautela e solo se è giustificata da un'esigenza narrativa vera e propria. Abbiamo visto che non si tratta solo di scegliere in quale persona parlare, ma anche a quale distanza farlo, quanto vicino o lontano si mantiene il narratore rispetto alle vicende narrate. Può farlo sia la prima che la terza persona, pur con qualche differenza. L'importante è scoprire a quale distanza emotiva si vuole tenere il racconto e essere consapevoli che questa può variare a seconda del momento della storia che viene narrato. Adesso vi leggerò un esempio di quello che intendo per distanza emotiva. Anna sentì un rumore venire da dietro il cespuglio, nel buio, e si affrettò verso la macchina. Questo è un tono neutro, distante. Dal cespuglio uscì un rumore. Anna si stupì. Non era un rumore normale a quell'ora della notte. Affrettò il passo verso la sua auto. Questo è un tono già più vicino, più partecipe. Era un rumore, sì, un rumore dal cespuglio, in un piazzale vuoto. Anna quasi non respirava dalla paura. Cercava di stringere la chiave nella mano che le tremava sempre più forte. Questo è un tono molto vicino, medesimato. Ecco, abbiamo visto come lo stesso tipo di narratore, in questo caso onnisciente alla terza persona, può essere utilizzato in modo diverso. In ogni caso, ogni tipo di narratore ha le sue funzioni specifiche. Se utilizziamo la prima persona, vogliamo ottenere effetti diversi che se utilizziamo la terza. Quindi, quando scegliamo il punto di vista da cui decidiamo di narrare la nostra storia, dobbiamo chiederci: da che distanza sto osservando le vicende? Dagli occhi di chi? Quante informazioni voglio dare? Non è una scelta facile come può sembrare in un primo momento. Non dobbiamo aver paura di sperimentare. Possiamo scrivere intere scene con un punto di vista, ad esempio, e poi riscriverle con un altro. Vi farò un esempio leggendo la storia di Paolo, scritta secondo un altro punto di vista. Ho amato moltissimo Paolo e l'ho sempre viziato. È cresciuto con me del resto, non ha mai conosciuto i genitori. Da bambino non gli interessava, non mi ha mai chiesto perché non vivessero con noi. Sapeva solo che erano lontani e che non volevo che lui li vedesse. Quando aveva 13 anni però ho dovuto spiegargli. Paolo, ti devo parlare, gli ho detto. E lui ha lasciato cadere la palla da calcio con cui giocherella sempre. Mi si è avvicinato. Che c'è? Siediti, devo dirti qualcosa. Nonna, ho l'allenamento. Siediti per favore, non ci metterò tanto, ma ho bisogno che mi ascolti. Paolo si è seduto e io mi sono calata sulla sedia davanti a lui. Non riuscivo a parlare però. Non riuscivo a staccare gli occhi dalle mie mani incollate alla gonna. Non sapevo da dove iniziare. Paolo stava zitto, tranquillo, ad aspettare. Ho alzato gli occhi e l'ho osservato. Com'era grande ormai, com'era silenzioso, come il suo papà, come il mio Gianni, sempre con la testa da qualche parte, povero figlio mio. Ecco, già da questo piccolo esempio potete capire come cambia il tono, come cambia la distanza emotiva e tante altre cose, cambiando il punto di vista. Oltre a fare questo esercizio, per trovare il vostro narratore, potete provare a immaginare come avete già fatto tante altre volte, lasciando emergere il vostro inconscio, la vostra fantasia non filtrata dalla razionalità.
Provate a mettervi in ascolto del narratore che volete per la vostra storia. Provate a farlo parlare con voci diverse e poi scegliete quella che vi piace di più. Vorrei concludere con un'osservazione. Nella narrativa contemporanea, mainstream, si preferisce un punto di vista vicino, una narrazione piena di verbi d'azione, di dialoghi, di dettagli. Insomma, tutto quello che fa sperimentare la realtà fittizia al lettore. È questo che apparentemente il lettore vuole ed è questo che apparentemente le case editrici cercano. Non voglio dare giudizi su questa tendenza, anche se si dice che stia creando uno standard un po' stereotipato, per cui i libri di tendenza sono quelli che si assomigliano alla fine un po' tutti. Comunque le indicazioni di base sulla maggiore immediatezza e concretezza del racconto moderno restano valide, anche perché, se ci fate caso, spesso quello che si apprezza in uno scrittore classico poi infastidisce in un contemporaneo. Bene, per oggi abbiamo finito. Vi aspetto nella prossima puntata per parlare dello stile. Se il video vi è piaciuto, mettete vi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.